Buongiorno amici, ben ritrovati sul canale. Oggi parliamo di questo autore americano di thriller, Dennis Lehane, penso che si legga così, che probabilmente non vi dirà niente come nome, ma sono altrettanto sicura che conoscete le sue opere. Dai suoi libri pensate che sono stati tratti film come Mystic River, Shutter Island, Gone Baby Gone, eccetera. È molto quotato, molto apprezzato, un autore contemporaneo nato in Massachusetts a Boston, di origine irlandese nel 1965. Ha studiato scrittura creativa, specializzato e insegna scrittura creativa avanzata all'Università di Harvard. Produttore, sceneggiatore, scrittore, insegnante, ha scritto anche opere di teatro, sempre del genere noir thriller, vincitore di numerosi premi sia letterari che cinematografici, molto molto bravo. Io l'ho scoperto per caso, Dennis Lehane, leggendo questo libro Pioggia Nera. È uno dei primi romanzi dell'autore che fa parte di una collana, la collana di Pat Kenzie e Angie Gennaro, che è la sua fidanzata. Pat Kenzie è l'investigatore privato protagonista del libro. In questo libro una giovane ragazza acqua e sapone si rivolge a lui perché è perseguitata da uno stalker. Lui riesce a farlo allontanare, l'aiuta, dopo un po' di tempo lei torna e gli chiede ancora il suo aiuto, ma lui non riesce a aiutarla per vari motivi e dopo un po' viene a sapere che si è suicidata buttandosi da un palazzo. Lui non crede al suicidio della ragazza, pensa che sia stata uccisa e poi si sente in colpa per non averla aiutata e allora decide di indagare e di andare a fondo della questione. La famiglia e la vita della ragazza non è come sembra, c'è sotto qualcosa di diverso, di strano. Come tutti i gialli che si rispettano, poi indagando scoprirà che la vittima non è quello che pensava. Il titolo originale del libro è Prayers for Rain. Dopo in descrizione vi lascio tutti i dati sui film, sui libri, se volete andare a cercarli. Un altro film, come dicevo, sempre tratto da una sua opera è Gone Baby Gone, con la regia di Ben Affleck, sempre della serie Pat Kenzie e Angie Gennaro, che è la sua fidanzata. Sono due investigatori. Nel quartiere fatiscente di Dorchester a Boston, una bambina di 3 anni e la sua bambola preferita vengono rapiti. Pat Kenzie vede l'appello televisivo da parte della madre della bambina e una zia della bimba li ingaggia per cercare di scoprire cosa è successo, di ritrovare la bambina, perché sono della zona e conoscono, sanno come muoversi, insomma. Indagando scopriranno che la madre era una cocainomane e che la sera del rapimento stava facendo da mulo la droga, insomma, per il cartello della droga. Mystic River, un altro film tratto da una sua opera. Ne è stato tratto un film del 2003 diretto da Clint Eastwood, tratto dal romanzo La morte non dimentica, è il titolo del libro. Vincitore di 2 Oscar, 2 Golden Globe con Sean Penn, genere noir drammatico. In questo film e nel romanzo, nel 1975, 3 ragazzi, Sean, Jimmy e Dave, giocano per strada e si mettono a scrivere i loro nomi nel cemento fresco. La loro vita cambierà quando un'auto si avvicina e un uomo, che sembrerebbe un poliziotto, li sgrida intimando loro di salire in macchina. Sull'auto è presente anche un apparente sacerdote per riaccompagnarli a casa. Dale sparirà per 4 lunghissimi giorni e nessuno tranne lui saprà mai cosa è successo. La storia riparte 25 anni dopo. I 3 amici si ritrovano per caso quando Katie, la figlia di Jimmy, è stata barbaramente uccisa e Sean è il poliziotto incaricato delle indagini. La sera dell'omicidio, Dave, che vive nello stesso quartiere di Jimmy, rientra a casa ricoperto di sangue e non vi dico altro. Se volete saperne di più, guardate il film o leggete il libro, come sempre. Shutter Island, inoltre, è un film con Leonardo DiCaprio del 2010, genere thriller noir gotico, con Leonardo DiCaprio, Ben Kingsley, Mark Ruffalo, Max von Sydow e tanti altri bravissimi attori.
tratto dall'Isola della paura, il titolo del libro, di Dennis Lehane del 2003. Nel 1954 alcuni agenti federali vengono mandati nell'Ashcliffe Hospital su Shutter Island, specializzato nella cura dei malati di mente. Devono indagare sulla scomparsa di Rachel, una ragazza rinchiusa in una stanza blindata che misteriosamente è svanita nel nulla. Rachel era stata ricoverata per aver ucciso i suoi 3 figli, ma nonostante ciò è convinta che siano ancora vivi. Crede di trovarsi a casa e che il personale e i pazienti dell'istituto siano postini, lattai, giardinieri, eccetera. Non si rende conto di dove si trova. Tutto sull'isola è molto diverso da quello che sembra apparentemente. C'è sotto un mistero che, come al solito, dovrete leggere il libro o guardare film per scoprire di cosa si tratta. In descrizione vi lascio tutti i riferimenti dei film e dei libri se volete andare a cercarli come al solito. Gli darò anche un voto, leggetevi la descrizione. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, invitate i vostri amici e fatemi sapere cosa ne pensate dei libri e dei film. Vi assicuro che i libri meritano di essere letti. Da una che i libri li ha letti vi dico leggeteli perché sono molto 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 belli. A presto, ciao!